Una misteriosa sparizione nell'estate del 1960. Un gruppo di bambini alienati dalle loro famiglie. Un futuro incerto e tragico. Se avete letto la storia The Body di Stephen King o avete visto il film Stand By Me da cui è tratto, sapete già di cosa sto parlando. Nella città di Castle Rock nel 1960, e sì, la stessa città di Cuyo e quindi di The Dead Zone, solo molti anni prima, è sparito misteriosamente un bambino dell'età dei nostri protagonisti. Gordy LaChance, Chris Chambers, Teddy Duchamp e Vern Tessio. Ray Bauer, il bambino scomparso, viene però ritrovato poco dopo l'inizio della novella, da un capobanda dei teppisti locali, John Ace Merrill, nel film Stand By Me interpretato da Big Boss. Snake, are you okay? Snake? Ma parliamo brevemente della novella in sé. È un capolavoro. Scritta da King e pubblicata nel 1982 all'interno della collezione Different Seasons, in sole 180 pagine ci fa diventare tristi, nostalgici e magari anche piangere. La novella parla di questo gruppo di bambini, un paio di generazioni passate la nostra, che una volta appreso dove si trova il cadavere, decide di andare a cercarlo. E decide quindi di partire alla volta dello stesso prima di chiunque altro. Infatti Ace non chiamerà la polizia. I ragazzi erano troppo spaventati dalle domande che la polizia stessa avrebbe fatto loro, in quanto si trovavano in quella zona con un'auto rubata. Per cui 4 bambini pensano sia un loro diritto trovare il corpo ed andare a vedere questo cadavere. E così inizia una morbosa, e in inglese diremo anche morbid, avventura alla ricerca di Ray Bauer. I bambini infatti compieranno un vero e proprio pellegrinaggio verso la salma. Il viaggio stesso è estenuante, pieno di disavventure, alcune delle quali segneranno il giovane Gordy, lo scrittore del romanzo nel romanzo, fino alla sua adulta età. Per la strada lo scrittore, e quindi anche protagonista Gordy, menzioneranno Cuyo, Salem Slot ed altre novelle scritte da King stesso, canonizzando sempre di più il mondo narrativo parallelo dell'autore. Una volta arrivati al cadavere, tuttavia, un silenzio innaturale pervade i bambini, che più che mai desideranno non aver mai visto un cadavere in vita loro. Gli stessi si ritroveranno faccia a faccia con la morte stessa negli occhi della salma, metaforicamente parlando ovviamente. Sì, perché nonostante qualche piccola citazione, nonostante qualche piccolo occhiolino ad altre novelle di King, questa novella è una delle poche scritte da King che non ha affatto alcun elemento sovrannaturale, cosa che molti dicono anche di Misery, però non dimentichiamo mai che in Misery viene nominato l'Overlook Hotel, quindi Ebbene, i ragazzi troveranno il cadavere abbandonato nella foresta, nella boscaglia, e la domanda sorgerà spontanea: cosa ha ucciso Ray Bauer? La storia vorrebbe che lo stesso era uscito a raccogliere bacche, eppure viene ritrovato senza alcun cestino. In aggiunta, la teoria conclamata è che lo stesso sia stato ucciso dal treno che passava, però qualcosa non quadra. Ed è anche di questo che voglio parlarvi oggi. Speculiamo un po' su quanto di più sinistro si aggira nei boschi di Castle Rock su questo video tutto a tema Halloween, e parliamo di cosa può aver ucciso il protagonista / plot device Ray Bauer. Infatti ho raccolto alcune informazioni e teorie da internet. Più o meno le teorie più popolari sono 2 a mio parere. Vediamo se fanno acqua da tutte le parti o se hanno senso. Prima di tutto parliamo del ritrovamento del corpo. Lo stesso non è a pezzi e non è sul tracciato del treno, ma è leggermente oltre, con la testa rivolto verso i binari e le mani posizionate sul suo capo. Mostra segni di impatto, un naso rotto, un'abrasione sul viso, e le sue scarpe sono ben distanti dal corpo. Lo scrittore del romanzo, Gordy / King da adulto, ricorda ossessivamente che il cadavere non aveva alcun cestino per le bacche a fianco, e si danna, indicandogli piacerebbe tantissimo, anche decadi dopo, andare in quella boscaglia alla ricerca di quel dannato cestino. Cosa può aver ucciso il piccolo Bauer, quindi? Ipotesi numero 1. Un maniaco. Non è mai spiegato ciò che è avvenuto al piccolo Bauer in seguito ad una possibile autopsia. Parliamo comunque degli anni 60 e probabilmente non è stata fatta una, e tantomeno non una accurata. Lo stesso bambino potrebbe essere stato aggredito, probabilmente da qualche maniaco molestatore, ed ucciso, poi posizionato in modo da sembrare un incidente. Questo spiegherebbe il perché il treno non abbia tracciato di netto il corpo del piccolo Bauer ed invece lo stesso sia rivolto solo verso il tracciato. Plausibile anche pensare che questo abbia compiuto l'omicidio altrove, lasciando il cestino di bacche dove veramente l'omicidio è avvenuto, per poi spostare il cadavere vicino ai binari. Ipotesi numero 2, la sapete.
un'entità sovrannaturale. Come accennato all'inizio di questo video, nonostante questa novella sia priva di eventi sovrannaturali, è ambientata in un mondo che ne è tutt'altro che privo. In primis, questa è la stessa città dove gli efferati omicidi di Frank Dodd verranno compiuti. Gli stessi, in qualche cosmico, karmico modo, influenzeranno gli avvenimenti di Cujo. In più, la città natia di Ray Bauer è la medesima di Carrie e viene nominata anche la sinistra Salem Slot. Pertanto non è possibile eliminare la possibilità che qualcosa di sinistro si aggiri per questi boschi. I nostri avventurieri e protagonisti stessi sentiranno terribili e spaventosi rumori nel cuore della notte, mentre sono accampati nella boscaglia. Certo, gli stessi possono essere di qualche animale, però stiamo sempre pur parlando di un libro di Stephen King. Queste sono entrambi valide ipotesi, tuttavia possiamo smentirle con un po' di logica. In realtà, se facciamo bene attenzione a quel che lo scrittore Gordy ci dicono, possiamo ipotizzare benissimo perché il cadavere non sia vicino ai binari, proprio come fa Gordy nella novella. Lo stesso bambino deve essersi spaventato circa l'avanzamento del treno e non essere riuscito ad andare via in fretta, ed è così stato colpito in faccia, in pieno, spinto lontano dai binari. La frattura cerebrale di cranio ed ossa del collo sembrerebbe più logico, e avrebbe dato una morte istantanea o quasi, e il piccolo Ray sarebbe volato di qualche metro facendogli perdere le sue scarpe. Senza dubbio una morte realistica ma terribile. Infatti per tutto il racconto la figura del treno è vista come un grigio e inevitabile destino per tutti i nostri protagonisti, soprattutto Gordy, che ha già avuto a che fare con la morte, perdendo il suo fratello maggiore pochi anni prima. Il libro infatti non è un thriller, ma quello che in inglese viene definito una coming of age novel, quindi una novella adolescenziale e formativa che appunto tratta di temi importanti come il lutto, l'abbandono, la crescita e l'adolescenza. Gordy infatti sarà l'unico di questo gruppo di avventurieri a sopravvivere. Diventerà un adulto, avrà famiglia e non sarà così per gli altri suoi compagni. Li vedrà infatti morire molto giovani per diverse ragioni: alcol, droga, temi già visti in novelle di King. E per quanto riguarda il piccolo Chris Chamber, morirà adulto perché era troppo buono. Credo appunto che il treno rappresenti un po' il nostro destino ed allo stesso tempo l'ombra della morte che leggia sulle nostre vite continuamente. Se non stiamo attenti possiamo venire travolti. Sta a noi stessi rimanere attenti e vigili e lontani dalla linea gialla. Insomma, non fare caso. Questa novella è indubbiamente ispirata dall'avvenimento della vita reale di Stephen King, il quale parrebbe aver visto un suo coetaneo morire investito da un treno. Questo ovviamente quando era poco più che un bambino. L'autore non ha alcuna memoria dell'evento. Fu proprio la madre, molti anni dopo, a raccontargli questa storia. Le circostanze, come ogni racconto che circonda King, sono misteriose. Tuttavia è molto possibile che King abbia assistito all'incidente in diretta per poi dimenticare ogni momento dello stesso in seguito allo shock. Se parliamo comunque di sovrannaturale, sappiamo che questo è il regno di King. Tuttavia, per i motivi analizzati finora, farei un grande disservizio al romanzo e ne sminuirei il concetto se ammettessimo un mostro noto o meno avesse ucciso il piccolo Ray Bauer. Come già detto, il romanzo è molto più completo di così. Tuttavia, anche se volessimo sospendere per un attimo il realismo, cosa potrebbe aver ucciso Ray Bauer? La lista sarebbe abbastanza lunga. Senza andare oltre i romanzi scritti nel 1982, potremmo teorizzare vampiri da Salem Slot, creature venute da un altro mondo o un'altra dimensione, o semplicemente il male stesso che ha reclamato la vita della vittima. Insomma, non abbiamo un identikit vero e proprio. Pertanto non ha senso puntare il dito, almeno basandoci sulle novelle che sono uscite finora cronologicamente. E quindi quel cesto delle bacche allora? Beh ragazzi, siamo realisti. I nostri protagonisti a stento hanno visto il cadavere. Anche quello non era così ben visibile all'inizio. Se, e dico se, il cestino era in mano a Ray Bauer, è molto plausibile pensare che nel momento dell'impatto questo sia stato spinto metri e metri a distanza, magari poi spostato dal vento o semplicemente nascosto in qualche cespuglio. In sintesi, non solo mi sento di applicare la regola del rasoio di Occam, proprio come ha fatto Gordy, ma proprio io, che sono il re delle paranoie e dei film mentali, credo sia giusto nei confronti di Gordy, Chris, Teddy, Vern e Ray ammettere che il piccolo Bauer è stato solamente vittima degli eventi, vittima anche di una generazione molto lontana dalla nostra, in cui un proprio figlio poteva andare a spasso per una giornata intera e poi i genitori si sarebbero domandati dove era solo la mattina dopo. Avete visto Stranger Things, no? E anche della vita, che alle volte se non stai attento finisce per travolgerti in pieno. Il romanzo The Body, proprio come il film Stand By Me che avevo visto diversi anni prima, mi ha steso. A chi non l'aveste visto o letto, lo consiglio tantissimo. Se come me avete 20-30 anni, vi farà sentire romanticamente nostalgici dei vostri 10-12 anni quando il mondo era libero e voi eravate i re di ogni strada. Se siete anche più grandi, probabilmente finirete per piangere. Come già detto, io ho visto prima il film
non sapendo neanche fosse tratto dal romanzo di King. Bene, ci tengo a spendere due parole in quanto io sono il primo che caga in faccia agli adattamenti. Questo adattamento però è fatto con tutto il rispetto possibile del mondo. Le più grandi differenze sono che il film è ambientato in Castle Rock, Oregon, terra del regista, invece di Castle Rock, Maine, terra di King. Il film vede un fantastico Will Wheaton con quello che è il suo ottavo film e quarto al cinema, ma di fatto il suo vero e proprio debutto nel mondo del grande schermo, ed un fantastico River Phoenix che calza perfettamente il ruolo di Chris Chambers. Una volta finito di vedere il film mi ha realmente fatto male. Le ultime note finali del film non sono in realtà malinconiche, tuttavia colpiscono forte, facendoti realizzare che sei cresciuto e che le cose sono davvero cambiate. Il libro, che qui possiamo vedere in edizione inglese con una copertina pessima, non è comunque da meno. Forse un po' più crudo, un po' più realistico. Consiglio comunque ad entrambi una lettura. E perché no, magari potreste farvi delle vostre idee sulle sparizioni di Ray Bauer. Comunque vi invito davvero a vedere il film. Pensate che dopo la proiezione del film stesso, King si alzò dalla sedia e si scusò per qualche minuto. Andò in bagno e tornò con gli occhi rossi. Aveva pianto e andò dal regista, lo abbracciò e lo ringraziò per aver creato qualcosa di fantastico con il suo romanzo. E comunque, se vogliamo parlare di teorie, alla pagina 175 ti parla di una ragazza sopravvissuta ad un incidente stradale rimasta in coma. La stessa non aveva speranze, ci viene detto, e cito, "Some merciful phantom pulled the plug". Lascia un like se pensi quel phantom fosse Annie Wilkes, che magari lavorava nel Maine General Hospital in quel periodo. Inoltre vorrei aggiungere che nel romanzo non è ben chiaro quanto lo scrittore sia Gordy e quanto sia King. Lo scrittore del romanzo, nel romanzo, che appunto dovrebbe essere Gordy, ammette di aver scritto tantissimi romanzi nella sua vita. E le similitudini con King sono incredibili. Ammette anche di aver racchiuso tutte le storielle che si raccontavano da bambini per spaventarsi in un libro che poi gli fece fare tanti soldi, e il libro si chiama Night Shift, che è un libro di King. Inoltre parla del lutto della madre, tema già trattato nel mio precedente video su Cuyo, che vi invito a vedere qui, da qualche lato. Insomma, è un grande mistero nel mistero. Lo stesso probabilmente andando avanti, leggendo il ordine cronologico come sto facendo i vari romanzi di King, troverà qualche chiarimento in più. D'altronde, se diamo un occhio ai vari collegamenti tra i romanzi di King, non finiremo mai per rimanere stupiti. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero vi abbia intrattenuto, spaventato, non credo, ma magari insomma vi ha fatto un pochettino riflettere in generale. Buon Halloween, buona giornata. Lasciate un like, iscrivetevi se vi è piaciuto, trovate anche il canale di Twitch sotto nei commenti e grazie per aver guardato.